Buongiorno e benvenuti alla seconda lezione relativa ai brevetti e alle domande di brevetto. In questa lezione tratteremo principalmente la brevettabilità nel campo della chimica e delle biotecnologie. Allora, innanzitutto in questa prima slide analizzeremo quella che è una delle decisioni principali delle Camere Tecniche di Ricorso dell'Ufficio Brevetti Europeo relativamente al campo chimico. Ecco, nelle slide di questa lezione e delle prossime lezioni, anche di quella precedente, potrete vedere delle sigle indicanti T ed un numero, oppure G ed un numero. Queste sigle indicano il numero della decisione della Camera di Ricorso dell'Ufficio di Brevetti Europeo. Se la sigla inizia con la lettera T, vuol dire che la Camera di Ricorso è una Technical Board of Appeal, quindi una Camera di Ricorso tecnica. Se la sigla indica come incomincia con la lettera G, la sigla indica una decisione della Camera allargata di ricorso, che è l'ultimo grado di giudizio dell'Ufficio Brevetti Europeo. Quindi diciamo la Camera Tecnica di Ricorso è un livello di appello rispetto ad una decisione di primo grado. La Camera allargata di ricorso invece il terzo livello decisionale e ultimo livello decisionale dell'Ufficio Brevetti Europeo. Secondo questa decisione, la T643/96, qualunque modifica strutturale di un composto chimico si deve ritenere a priori come avere un effetto sull'attività farmacologica della molecola stessa. Questa decisione è estremamente importante perché in un certo senso dà un'indicazione del fatto che tendenzialmente, a meno che in qualche modo non fosse possibile prevedere sulla base di qualche indicazione specifica fornita da qualche documento, che quella modifica su una molecola esistente avrebbe portato a un determinato effetto o non avrebbe portato nessun tipo di effetto, questo permette di sostenere l'originalità di moltissime modifiche strutturali a molecole note. Non vuol dire che necessariamente tutte le modifiche strutturali possono essere considerate brevettabili, ma chiaramente questa decisione è uno strumento estremamente importante, estremamente forte per sostenere la brevettabilità di nuovi composti, almeno da un punto di vista dei composti farmaceutici. Andiamo avanti e vediamo altre tipicità relative alla brevettazione in campo chimico e farmaceutico. Un altro aspetto che può essere oggetto di protezione a livello chimico-farmaceutico sono le cosiddette formulazioni, cioè la combinazione di più elementi chimici tra loro noti, ma che in qualche modo vadano a produrre un qualche cosa di nuovo. Ecco, queste formulazioni possono essere oggetto di brevettazione, ovviamente quando sono nuove, cioè quella determinata combinazione di componenti noti non era di per sé nota, e quando hanno quello che viene identificato come effetto sinergico. È un aspetto di cui abbiamo trattato anche nella precedente lezione. E che cosa vuol dire? Un effetto sinergico si ha quando l'effetto che si ottiene dalla combinazione dei due componenti noti è un effetto differente, in particolare maggiore, della somma degli effetti dei singoli componenti presi separati tra di loro. Sono anche brevettabili i cosiddetti enantiomeri. Innanzitutto, che cosa sono gli enantiomeri? Ovviamente un chimico ben lo sa. Gli enantiomeri sono dei composti chimici che condividono la stessa identica, diciamo quasi identica formula di struttura, ma differenziano per la loro disposizione spaziale. Un esempio classico che viene fornito di due enantiomeri sono le mani di una stessa persona. Le due mani di una stessa persona sono quasi identiche, non sono identiche perché non sono sovrapponibili, ma sono una l'immagine speculare dell'altra. Ecco, quando portiamo questo esempio a livello molecolare, noi abbiamo due enantiomeri. Gli enantiomeri sono tendenzialmente considerati nuovi, cioè se noi abbiamo la conoscenza nello stato dell'arte di un singolo enantiomero, possiamo considerare nuovo l'altro enantiomero, perché da un punto di vista
della struttura spaziale è leggermente differente. Tuttavia, molto spesso, perlomeno per l'approccio seguito dall'Ufficio Brevetti Europeo, gli enantiomeri vengono considerati non originali, perché è noto il fatto che due enantiomeri differenti possano avere delle attività differenti tra di loro, e sono note anche tecniche che permettono di separare i due enantiomeri quando ci troviamo di fronte a dei racemi, cioè delle miscele dei due enantiomeri. Per cui tipicamente, nella maggior parte dei casi, gli enantiomeri possono essere considerati nuovi, ma non inventivi. Parliamo adesso degli diastereoisomeri. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a composti che si differenziano per la loro disposizione spaziale, ma che non sono, in questo caso, l'immagine speculare uno dell'altro. Le problematiche possono essere simili a quelle che abbiamo indicato per gli enantiomeri, tuttavia in una decisione della Camera Tecnica di Ricorso del 2006, che è indicata in questa slide, notiamo che i diastereoisomeri sono stati considerati non tanto non inventivi, ma proprio non nuovi. Quindi in questo caso abbiamo avuto due approcci leggermente diversi tra gli enantiomeri e i diastereoisomeri. Il risultato però finale è stato lo stesso, cioè la non brevettabilità di questo tipo di composti rispetto alla miscela di composti che li conteneva. Possono essere anche oggetto di brevettazione, in determinati specifici casi, anche i cosiddetti polimorfi. Che cosa sono i polimorfi? Noi ci troviamo di fronte a dei polimorfi quando una stessa composizione chimica può cristallizzare in più forme solide. Ecco, la forma solida che si ottiene può avere delle caratteristiche fisiche o anche, tra virgolette, chimiche differenti a seconda, appunto, rispetto ad altre forme solide. Questo porta a far sì che spesso in passato i polimorfi sono stati oggetto di brevettazione. Tuttavia l'approccio che bisogna seguire per i polimorfi è quello che bisogna seguire per qualunque altro tipo di nuovo composto, quindi verificare che effettivamente il composto che era precedentemente noto non cristallizzasse già in quella particolare forma polimorfica, e che quella particolare forma polimorfica in qualche modo presenta un'attività, per esempio farmacologica, che non si poteva ipotizzare prima dell'identificazione di quella specifica forma polimorfica. Ecco, se sono presenti tutte queste caratteristiche, a quel punto anche il polimorfo può essere oggetto di brevettazione. Però c'è da considerare che ormai la conoscenza delle forme polimorfiche, del fatto che forme polimorfiche differenti possano avere attività, tra virgolette, differenti, è qualcosa di noto, per cui può non essere sufficiente riuscire a dimostrare un effetto tecnico particolare, può essere richiesta la dimostrazione di un effetto tecnico in qualche modo sorprendente, che vada al di là di quello che poteva essere l'aspettativa. Passiamo ora a parlare delle invenzioni in campo biotecnologico. Questo tipo di invenzioni è trattato diffusamente dalla direttiva dell'Unione Europea 9844 e dalle regole da 26 a 34 della Convenzione del brevetto europeo. La Convenzione del brevetto europeo è la convenzione più importante a livello ovviamente continentale e che gestisce, tra virgolette, l'approccio e il funzionamento dell'Ufficio Brevetti Europeo, che rilascia questi brevetti, e analizzeremo più in dettaglio come funziona questo sistema nelle prossime lezioni. Le aree tecniche che vengono coperte da queste norme sono i prodotti naturali, le parti del corpo umano, le proteine e le sequenze di DNA. Le problematiche che vengono più spesso trattate relativamente a questi argomenti riguardano l'ordine pubblico e la morale comune, di cui abbiamo già accennato nella precedente lezione, e le invenzioni relative alle piante e agli animali. Questi, diciamo, sono gli aspetti un pochettino più critici e molto specifici delle invenzioni nel campo delle biotecnologie. Allora, vediamo innanzitutto
cosa prevede la regola 27 della Convenzione del brevetto europeo, che in gran parte ricalca quello che è l'articolo 32 della direttiva 98/44 dell'Unione Europea. L'invenzione può essere brevettabile se anche concerne del materiale biologico che è isolato dal suo ambiente naturale o prodotto per mezzo di processi tecnici, anche se quel determinato materiale biologico era già conosciuto in natura. Questo è un punto molto importante, quindi non c'è la necessità, secondo quello che è previsto attualmente dalle normative in vigore in Europa, che il composto sia in qualche modo completamente nuovo, può essere già presente in natura. Il corpo umano, però, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, non può costituire di per sé stesso, quando viene identificato uno dei suoi elementi, una invenzione brevettabile. Però un elemento del corpo umano, un elemento isolato dal corpo umano, può costituire una invenzione brevettabile se viene prodotto mediante un procedimento di tipo tecnico o anche se include una sequenza parziale genetica, anche quando la sua struttura è in qualche modo identica a quella dell'elemento naturale. Tutto ciò viene spiegato meglio nel paragrafo 3 della regola 27 della Convenzione del brevetto europeo, nella quale si dice appunto che una sequenza parziale di un gene deve essere indicata all'interno della domanda di brevetto. Tutto ciò cosa vuol dire? Vuol dire che non è possibile andare a brevettare di per sé stesso una parte del corpo umano o il corpo umano in quanto tale, ma una parte del corpo umano può essere brevettata quando se ne identifica la funzione, e questo è un punto estremamente importante, perché nei primi anni di ricerche in campo biotecnologico e di ricerche in campo genetico si depositarono tantissimi domande di brevetto su sequenze parziali di geni nelle quali non veniva indicato specificamente qual era l'attività di quella determinata sequenza genetica. Ecco, in questo modo si va a dare ordine in questo campo, specificando cosa può essere brevettabile e cosa non può esserlo invece. Vediamo quali sono poi le eccezioni di brevettabilità, e queste eccezioni di brevettabilità sono in particolare legate all'aspetto di moralità comune e ordine pubblico. Non sono brevettabili i procedimenti per la clonazione del corpo umano, i procedimenti per modificare l'identità genetica degli esseri umani e gli usi di embrioni per scopi commerciali o industriali, processi per modificare l'identità genetica di animali che probabilmente non possono causare sofferenza senza un sostanziale vantaggio per l'uomo o per gli animali. Quindi questo è un punto estremamente importante che adesso tratteremo magari in modo più specifico guardando alcuni esempi. Ecco, un punto molto importante che abbiamo già in qualche modo accennato prima è il fatto che nei casi in cui la domanda di brevetto sia relativa a sequenze o sequenze parziali di geni, la domanda di brevetto deve contenere già al momento del deposito tale sequenza, e tale sequenza deve essere rappresentata in modo standard. Tipicamente è disponibile un software che permette di inserire appunto all'interno della domanda di brevetto la sequenza in questo formato particolare richiesto dagli uffici brevetti e in particolare dall'ufficio brevetti europeo. Se noi presentiamo questa sequenza genetica dopo il deposito della domanda di brevetto, questa sequenza non viene considerata come parte della domanda di brevetto, per cui questo è un punto sul quale prestare particolare attenzione. I microrganismi
sono brevettabili sia secondo la direttiva comunitaria, sia secondo la Convenzione del brevetto europeo e anche sulla base di quello che è previsto dai TRIPS. I TRIPS sono i Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights e sono quella parte degli accordi internazionali sul commercio che vanno appunto a regolare, a dare delle indicazioni minime di protezione per quanto riguarda le invenzioni. Il termine microrganismo deve essere inteso in senso ampio e non copre solamente i batteri, ma anche per esempio i virus e le cellule animali o vegetali. Metodi che utilizzano i microrganismi possono essere anch'essi oggetto di brevettazione come previsto dall'articolo 53b della Convenzione del brevetto europeo. Per esempio, metodi per la produzione microbiologica di composti noti o nuovi possono essere oggetto effettivamente di brevettazione. Ovviamente, laddove il metodo sia relativo alla produzione di un composto noto, per avere una maggiore probabilità che venga considerato inventivo, il metodo dovrebbe avere delle migliorie rispetto ai metodi noti. Allo scopo di evitare problemi di sufficienza di descrizione in questo specifico campo, è necessario e suggeribile depositare il microrganismo presso delle istituzioni, degli enti specifici che svolgono questo tipo di attività, perché il problema che può essere legato a invenzioni collegate appunto all'utilizzo di microrganismi è il fatto che i microrganismi di per sé stesso difficilmente sono riproducibili, quindi questo darebbe un problema relativamente a uno dei requisiti fondamentali di brevettabilità, che è quello della riproducibilità dell'invenzione. Ecco, per evitare problemi di questo genere si possono effettuare questi depositi, quindi un terzo eventualmente può ottenere un campione del microrganismo e quindi testarlo e utilizzarlo ad esempio per riprodurre l'invenzione direttamente da questa istituzione. Andiamo avanti e parliamo adesso in modo un pochettino più dettagliato di invenzioni in ambito animale e vegetale. Le varietà animali e le razze animali e le varietà vegetali o processi biologici per la loro produzione non possono essere oggetto di brevettazione. Tuttavia possono essere oggetto di brevettazione processi microbiologici, come abbiamo visto prima, o prodotti ottenuti attraverso processi microbiologici. Ecco, questa norma è stata interpretata in modo estremamente restrittivo, andandola a limitare a solamente le varietà vegetali e le razze animali in modo molto stretto. Per esempio, nel caso cosiddetto Oncomouse, che è stato oggetto di decisioni da parte della Camera Tecnica di ricorso dell'Ufficio Brevetti Europeo, in quei casi eravamo di fronte ad un topo che era stato modificato geneticamente per poter sviluppare con maggiore facilità patologie di tipo tumorale. Questo tipo di topo poteva poi essere utilizzato per test, per verificare se dei nuovi farmaci potevano essere effettivamente attivi contro diversi tipi di tumore. Questi topi erano stati ottenuti per modificazione del patrimonio genetico dei topi stessi. Ecco, quello che fu detto nel caso di specie fu che l'invenzione non era relativa ad una specifica razza di topi, infatti la modifica genetica poteva essere applicata a tante diverse razze di topi, quindi questa capacità di sviluppare facilmente il tumore era una capacità che non veniva ottenuta per una sola razza, quindi l'invenzione poteva essere oggetto di brevettazione. Approccio sostanzialmente analogo fu seguita per quanto riguarda
le piante, e quindi le varietà vegetali, nei casi indicati nella slide G1/98, G2/13 e G2/12. E anche in quei casi l'interpretazione della norma di esclusione delle varietà vegetali fu interpretato in modo estremamente limitato, quindi anche in quei casi, anche e soprattutto nel caso G1/98, avevamo una situazione in cui il patrimonio genetico di una pianta era stato modificato, ma questa modificazione non era applicabile esclusivamente ad una varietà, ma a tutta una serie di varietà, e quindi questo ha portato a far sì che l'Ufficio Brevetti Europeo, con la decisione della Camera di ricorso, si esprimesse a favore della brevettabilità. Nel caso G2/2012 si è andati ulteriormente avanti, sottolineando il fatto che l'esclusione dalla brevettazione delle varietà vegetali non è limitata, non può essere limitata alle varietà vegetali, deve essere limitata alle varietà vegetali in quanto tali. Anche in invenzioni in cui si utilizzano sistemi che in qualche modo possono essere correlati a delle varietà vegetali, queste invenzioni possono essere oggetto di brevettazione. Quindi la decisione G2/12 ha portato ad un ulteriore ampliamento di quello che è il concetto di brevettabilità in campo vegetale. Tuttavia, proprio in questi giorni l'Ufficio Brevetti Europeo sta rivedendo la propria politica a riguardo, per cui il campo tecnico è estremamente fluido, e l'approccio su questo tipo di argomenti si può modificare nei prossimi anni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Allora, per riassumere in ogni caso quello che è l'approccio attuale dell'Ufficio Brevetti Europeo, è che le varietà vegetali non possono essere protette in quanto tali, ma invenzioni più generiche sulle varietà vegetali possono essere protette. Le varietà vegetali possono peraltro essere protette attraverso uno strumento sui generis, che è quello appunto delle cosiddette privative per la protezione delle nuove varietà vegetali, le cui linee guida sono previste da una convenzione internazionale che si chiama UPOV, che è l'Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali. Questo tipo di protezione però è un tipo di protezione che è relativa alla o alle specifiche varietà vegetali che sono oggetto appunto delle domande di privativa specifiche. Quindi in un certo senso le varietà vegetali possono essere protette, ma in modo estremamente limitato. Questo tuttavia non vuol dire che non possano essere, e non debbano in alcuni casi essere comunque protette. Invenzioni contrarie all'ordine pubblico, di questo abbiamo già parlato, ed in realtà quello che è indicato in questa slide è in gran parte quello che abbiamo già discusso nella slide precedente. Parliamo adesso di quelli che sono i requisiti formali per una valida brevettazione. Nella lezione precedente abbiamo approfondito quelli che sono i requisiti sostanziali, quindi abbiamo parlato della novità, dell'originalità e dell'applicabilità industriale. Ecco, adesso vediamo un attimino più in dettaglio quelli che possono essere i requisiti formali di una domanda di un brevetto per essere considerato comunque valido. Il primo requisito, del quale abbiamo già accennato precedentemente, è il requisito della divulgazione dell'invenzione, cioè l'invenzione deve essere descritta all'interno della privativa brevettuale in modo sufficientemente chiaro e completo perché sia riproducibile. Il secondo requisito è quello del supporto, cioè l'ampiezza della protezione che noi andiamo a dare all'invenzione attraverso quelle che sono le rivendicazioni, di cui parleremo in modo più dettagliato nelle prossime lezioni, deve essere in qualche modo supportato dalla descrizione, e la chiarezza, le rivendicazioni devono essere chiare e concise, quindi comprensibili dall'uomo esperto nel campo tecnico. Allora, per quanto riguarda la sufficienza della descrizione,
In questa slide ho indicato alcune decisioni delle Camere tecniche di ricorso che specificano che cosa è richiesto affinché, in particolare in campo chimico e biotech, possa essere considerata sufficiente la descrizione fornita all'interno delle domande di brevetto e dei brevetti. Una decisione in un certo senso importante da citare è questa T1329/04, che specifica che la domanda di brevetto, la privativa brevettuale, deve in qualche modo rendere plausibile anche l'effetto tecnico ottenuto dal brevetto. Questo però è un approccio che, diciamo, è un pochettino critico e che può essere oggetto di discussione relativamente a quello che è il necessario contenuto tecnico della domanda di brevetto come depositata. Negli Stati Uniti esistono dei requisiti formali analoghi a quelli che esistono in Europa e di cui abbiamo trattato nelle precedenti slide, e poi esistono degli ulteriori requisiti formali. In particolare negli Stati Uniti esiste il requisito formale dell'utilità, cioè in qualche modo l'invenzione deve essere utile. Esiste il requisito formale del duty of candor, cioè l'inventore si deve porre nei confronti dell'ufficio brevetti statunitense in modo assolutamente trasparente, in modo candido, senza dire delle bugie, tra virgolette, o comunque descrivere delle cose come non sono realmente. C'è poi il requisito della descrizione, quindi dell'enablement, cioè la descrizione deve mettere, come peraltro in Europa, in grado la persona esperta nel campo di riprodurre l'invenzione, ma in aggiunta c'è anche il requisito del best mode, cioè la descrizione dovrebbe descrivere, anzi deve descrivere, secondo la legge statunitense, il migliore modo, a conoscenza dell'inventore, per fare l'invenzione. Quindi non è sufficiente descrivere un modo che funzioni, ma il migliore modo a conoscenza dell'inventore. Per quanto riguarda la Cina, anche in questo caso abbiamo dei requisiti di tipo formale, come il supporto delle rivendicazioni. Il supporto delle rivendicazioni, qualche cosa di simile alla sufficienza di descrizione che abbiamo visto in Europa e negli Stati Uniti. In questo caso è molto importante sottolineare che anche in Cina, peraltro come in Europa, non è possibile andare a risolvere un problema di insufficienza di descrizione di una domanda di brevetto depositata aggiungendo successivamente al deposito dell'ulteriore materiale. Questo non è assolutamente permesso dalla normativa e dalla pratica cinese. Concludo come di norma con una slide relativa alla bibliografia che potete andare a consultare per approfondire gli argomenti che abbiamo trattato durante questa lezione. In particolare porto la vostra attenzione a due dei siti che cito in questa slide, il sito relativo al case law delle Board of Appeal. Ecco, in questo sito è possibile scaricarsi questo testo redatto dall'Ufficio Brevetti Europeo in cui vengono riportate le più importanti decisioni delle Camere di ricorso dell'Ufficio Brevetti Europeo, e nel quale appunto potete trovare anche le decisioni che sono state citate in questa lezione, nella precedente e nella prossima, e quindi questo è un sito estremamente utile, cioè in particolare questo testo è estremamente utile perché riassume all'interno delle proprie pagine i contenuti più importanti di queste decisioni. Se volete poi approfondire ulteriormente le decisioni specifiche, potete utilizzare la banca dati relativa alle decisioni, che è indicata nell'ultima entry di questa slide, e che permette, appunto, andando a inserire il numero della decisione, la sigla della decisione, di leggersi la decisione intera. E con questo concludo e vi do appuntamento alla prossima lezione.